Fate anche voi l'olio rosso di perico? E anche voi esponete il vasetto pieno di fiori freschi appena raccolti e immersi in olio di oliva per 40 giorni al sole caldo dell'estate? O avete provato il microonde? E siete anche voi soddisfattissimi di questo preparato antico? Allora andiamo a scoprire un po' più da vicino che cosa succede all'interno di questo vasetto esposto al sole d'estate. Gli scienziati hanno preso in esame vari campioni di oleolito di Pericum perforatum ottenuti in base al procedimento tipico dei Balcani, anche se poi è il procedimento che viene utilizzato un po' in tutta Europa, compresa l'Italia. Questo procedimento vede l'utilizzo di fiori freschi immersi in olio, essenzialmente olio di oliva, in un vasetto ed esposto al sole dell'estate per 40 giorni. Analizzando questi vari campioni, però, gli scienziati sono rimasti un po' sbalorditi. Perché? Perché ne è emerso un paradosso. E questo paradosso ad oggi ancora non è del tutto stato chiarito, perché fondamentalmente questo oleolito non dovrebbe funzionare così bene come invece funziona. E adesso iniziamo a capire il perché. Guardiamo un po' più da vicino una foglia e un fiore di iperico. Vedi quelle bollicine scure che stanno sui petali? E anche un pochino nelle foglie. Quelle bollicine sono piene di ipericina e pseudoipericina, mentre tutti quei forellini che si vedono sulla foglia e che danno il nome a questa botanica di Pericum perforatum, sai cosa sono? Non sono di certo i fori delle saette lanciate da Belzebù contro San Giovanni, no, sono una sorta di sacchettino in cui all'interno c'è l'iperforina. Dalle varie analisi è emerso che il fitocomplesso dell'Ipericum perforatum è composto essenzialmente da naftodiantroni, tra cui spiccano l'ipericina e la pseudoipericina, il fluoroglucinolo, cioè l'iperforina, il flavonolo iperoside, i biflavonoli amentoflavone e biapigenina, derivati xantone, acidi fenolici come l'acido cadeico, acido clorogenico, acido ferulico, tannini, derivati della catechina ed altre sostanze che sono presenti però in piccole quantità. Ma i costituenti più attivi dell'iperico perforato sono stati ritenuti essere proprio l'iperforina e l'ipericina, soprattutto nella lotta contro i batteri gram positivi. Alla base di tutti gli studi c'è la comparazione dei vari campioni di oleolito con altri estratti ottenuti in laboratorio, essenzialmente degli estratti etanolici e metanolici, sempre dell'Ipericum perforatum. Che cosa si è visto dall'analisi dei vari campioni di oleolito? Essenzialmente vi è una piccolissima parte di ipericina e una discreta quantità di iperforina, solo che entrambe le sostanze reagiscono in modo molto facile sia al calore che alla luce solare. L'iperforina fondamentalmente dovrebbe essere completamente assente nel prodotto finito, quindi alla fine della macerazione del nostro vasetto con i fiori freschi immersi nell'olio di oliva, l'iperforina, essendo estremamente sensibile alla luce solare e al calore, non dovrebbe essere assolutamente presente. Invece dagli studi è emerso che vi è una discreta, una sostanziosa quantità di iperforina all'interno dell'oleolito. D'altro canto, l'ipericina, anch'essa una sostanza fotosensibile, dovrebbe causare delle reazioni fotosensibilizzanti a chi utilizza l'oleolito di iperico. Allora come fa effettivamente l'olio di iperico ad essere così
funzionale nelle varie infezioni della pelle, nelle varie lesioni della pelle causate dai più improbabili incidenti. Il paradosso quindi dov'è? Il paradosso è nella presenza dell'iperforina, che non dovrebbe essere presente, e nella scarsa presenza di ipericina, che potrebbe causare reazioni fotosensibilizzanti. Perché allora l'oleolito iperico è così funzionale per tutte le malattie della pelle? Andiamo a vedere e a capirlo in modo molto semplice. Nella pianta ritroviamo precisamente la protoipericina, la protopseudoipericina e la ciclopseudoipericina, le quali esposte alla luce solare si convertono in ipericina e in pseudoipericina, entrambe sostanze fotosensibilizzanti che causano delle particolari reazioni causanti delle vere e proprie necrosi anche delle cellule. Dal 2017 l'ipericina è stata studiata per le sue attività neoplastiche. Essendo questa una sostanza fotosensibilizzante, è stata utilizzata per la terapia fotochemioterapica. Questa terapia consiste nell'applicare una crema direttamente sulla pelle. Questa viene assorbita in modo molto veloce dalle cellule tumorali, mentre viene rilasciata con estrema rapidità invece dalle cellule sane. Le cellule tumorali quindi iniziano ad assorbire l'ipericina contenuta in queste creme. Dopo un periodo di incubazione, queste zone vengono poi irraggiate da una luce rossa ad una determinata larghezza di banda. L'ipericina in questo modo viene stimolata, viene eccitata e inizia a reagire con l'ossigeno presente nelle cellule. In questo modo inizia a ossidarsi, inizia a produrre tantissimi radicali liberi che vanno fondamentalmente ad uccidere in modo molto selettivo le cellule tumorali, lasciando inalterate invece le cellule sane che non hanno assorbito l'ipericina. In base a questo principio viene altamente sconsigliato l'esposizione a soggetti soprattutto di carnagione molto chiara e con patologie particolari che assumono sia per uso interno che per uso esterno dei preparati a base di perico perforato, di esporsi appunto alla luce del sole, in modo tale che si evita la possibilità che l'ipericina accumulata all'interno dell'organismo possa ossidarsi e possa quindi reagire nel modo fotosensibilizzante. Dal canto suo, un oleolito che alla fine del periodo di macerazione è ottenuto da un processo tradizionale che vede appunto l'esposizione del vasetto alla luce del sole, una quantità anche minima di ipericina potrebbe essere veramente deleteria sulla pelle, soprattutto se questa è soggetta a delle particolari patologie. Infatti si potrebbe incorrere in quello che si chiama ipericismo, quindi una reazione alla luce solare che va per mezzo dell'ipericina ad uccidere due particolari famiglie di cellule, i cheranociti e i melanociti. Se poi vi chiedete il perché l'olio di perico esposto alla luce del sole diventa rosso, questo è dovuto proprio alla degradazione lipofila della ipericina. Un oleolito non esposto avrà un colore ambrato perché l'ipericina non si è degradata e viene mantenuta più o meno tale e quale all'interno del veicolo oleoso. Anche l'iperforina può svolgere delle importanti attività neoplastiche. Purtroppo è una sostanza anch'essa altamente instabile, soprattutto al calore e alla luce solare, ed in più è molto difficile da solubilizzarla in acqua. Ma ribadiamo dov'è il paradosso. Quindi, alla fine del periodo di macerazione, costituito da 40 giorni di esposizione del vasetto di fiori freschi immersi in olio alla luce diretta del sole,
Gli scienziati hanno potuto verificare che al suo interno vi è una scarsissima quantità di ipericina e una discreta, una buona quantità di iperforina. I principi attivi precisamente che hanno verificato essere presenti all'interno dell'oleolito di iperico sono l'ipericina naftodiantrone e l'iperforina fluoroglucinolo. Quindi, come fa a funzionare così bene l'oleolito di iperico, soprattutto prendendo in esame le infezioni da stafilococco aureo? Questa funzionalità non ci dovrebbe proprio essere, perché l'ipericina è presente in scarsissime quantità ed in più dovrebbe causare vari problemi a livello dermico. L'iperforina invece al calore si converte in furoiperforina, sostanza che è stata dimostrata essere del tutto inutile nella lotta contro i gram positivi, sia positivi che negativi. Quindi come fa questo oleolito ad essere così funzionale non soltanto nelle lesioni cutanee, ma anche per la lotta contro le infezioni da gram positivi, come per lo stafilococco aureo? Come stanno cercando di risolvere questo paradosso? Andando ad analizzare anche la composizione degli oli. Sembra infatti che la composizione dell'olio di oliva, usato tradizionalmente nelle varie estrazioni, abbia un fitocomplesso tale da poter ovviare alla degradazione dell'iperforina. L'olio di oliva è ricco di terpenoidi. Questi terpenoidi sembrano fungere da agenti riducenti sacrificali. Quindi l'olio di oliva che cosa fa all'interno del vasetto con i nostri fiorellini in macerazione? Si fa carico dell'ossidazione, pare che riesca ad assorbire i raggi del sole. Assorbendo i raggi del sole si fa carico della reazione che avviene dall'iperforina alla fluoroiperforina. Aumenta quindi la sua viscosità, incrementando il rapporto che c'è tra gli acidi palmitici e gli acidi oleici presenti al suo interno. Infatti, più passa il tempo, più ci si avvicina ai 40 giorni e più questi nel corso dell'anno in cui un oleolito viene ad essere utilizzato, aumenta la viscosità. Se voi ci fate caso, infatti, al tatto, nel toccare l'oleolito di iperico, più passa il tempo, più questo diventa viscoso. E proprio perché aumenta questo rapporto tra acido oleico e acido palmitico presenti all'interno dell'olio di oliva, presenti comunque all'interno di un po' tutti gli oli, ma nell'olio di oliva sono spiccatamente presenti. L'olio di oliva si fa carico dell'ossidazione che andrebbe a colpire l'iperforina, lasciandola integra, ed in più l'ossidazione che colpisce l'olio di oliva è talmente lenta e talmente minima da non causare un irrancidimento dell'olio di oliva. Infatti l'olio di oliva, per la sua alta percentuale che è naturalmente presente al suo interno di vitamina E, di vitamina A, ma di tanti altri antiossidanti, è uno degli oli che irrancidisce più lentamente. Logicamente il procedimento deve essere fatto a regola d'arte. Quindi alla fine della nostra macerazione, utilizzando l'olio di oliva, i fiori freschi di iperico, esponendoli per 40 giorni alla luce diretta del sole, otterremo un oleolito ricco di iperforina, con una scarsità di presenza di ipericina che si è degradata in una sostanza non fotosensibilizzante, ricca in più di tutti i flavoni presenti nell'iperico, ed è proprio questa sinergia di sostanze presenti all'interno dell'iperico e sostanze presenti all'interno dell'olio di oliva a garantire l'estrema funzionalità dell'olio rosso di iperico. Ecco che quindi il paradosso dell'oleolito di iperico sembra essere risolto.